Nel IV secolo a.C. Siracusa è una delle città più ricche del Mediterraneo, ma ricchezza non significa sicurezza. A occidente c'è Cartagine, una potenza immensa, una città che vuole controllare la Sicilia. E mentre il pericolo cresce, a Siracusa un uomo promette di salvare la città. Il suo nome è Dionisio. Nel video di oggi vedremo la nascita della tirannia a Siracusa, l'ascesa di Dionisio I e le guerre contro Cartagine che cambieranno per sempre il destino della Sicilia. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Nel V secolo a.C. la Sicilia è uno dei territori più ricchi del Mediterraneo. Le città greche dominano gran parte dell'isola orientale: Siracusa, Agrigento, Gela e Catania. A occidente invece si estendono i domini cartaginesi. La Sicilia non è una periferia del mondo antico, è uno dei suoi centri principali. Le sue terre sono fertili, i suoi porti controllano le rotte tra Oriente e Occidente. Le sue città commerciano con il mondo greco, con l'Italia e con il Nord Africa. Chi controlla la Sicilia controlla una parte importante del Mediterraneo. Per anni l'equilibrio sembra reggere. Le città crescono, si costruiscono templi, si accumulano ricchezze, ma dietro prosperità e commerci crescono tensioni continue. Ogni città difende i propri interessi, le alleanze cambiano rapidamente, vecchi alleati diventano rivali, nuove coalizioni nascono e si sciolgono nel giro di pochi anni. La politica siciliota è instabile. Tra tutte le città greche, una emerge sopra le altre. Stiamo parlando di Siracusa. Fondata dai Corinzi secoli prima, la città si espande fino a diventare una delle più grandi del mondo greco. I suoi porti sono tra i migliori del Mediterraneo. Le sue campagne producono ricchezza. La sua popolazione cresce continuamente. Ma il successo porta anche nuove tensioni. All'interno della città si scontrano aristocratici, comandanti militari e fazioni popolari. Nessuno vuole rinunciare alla propria influenza. Più una città diventa potente, più aumenta il rischio che qualcuno voglia controllarla. E nella storia di Siracusa questo succederà molto spesso. Ma il vero problema non arriva dall'interno. Arriva anzi dall'altra parte del mare. Nel frattempo Cartagine osserva. Una delle città più ricche e potenti del Mediterraneo occidentale. Fondata dai Fenici, costruisce il proprio potere sul commercio e sul controllo delle rotte marittime. Per Cartagine, la Sicilia non è semplicemente un'isola, è una zona strategica. Perdere influenza qui significherebbe lasciare spazio ai greci, e questo i cartaginesi non hanno alcuna intenzione di permetterlo. Sempre più spesso iniziano a intervenire negli affari siciliani, prima con alleanze, poi con eserciti. Quando il pericolo esterno cresce e la politica si divide, spesso emerge un qualcuno che propone una soluzione semplice, e quel momento a Siracusa sta arrivando. Nel 409 a.C. Cartagine torna a intervenire in Sicilia. Le sue armate sbarcano sull'isola e iniziano una nuova offensiva contro le città greche. Non si tratta di semplici incursioni. Questa volta l'obiettivo è ridefinire gli equilibri della Sicilia. Diverse città vengono conquistate. Molte comunità vengono distrutte. Intere popolazioni sono costrette alla fuga. Le cronache antiche raccontano di assedi, incendi e devastazioni. Per le polis siciliote il messaggio è chiaro: Cartagine è tornata, e questa volta sembra più forte che mai. Le sconfitte generano paura. Molti iniziano a dubitare che le città greche siano ancora in grado di difendersi da sole. La fiducia nei governi cittadini diminuisce. Sempre più persone iniziano a chiedere decisioni rapide, anche a costo di rinunciare a parte della libertà politica. A Siracusa la situazione diventa tesa. Le istituzioni sembrano incapaci di reagire, le assemblee discutono, i comandanti si accusano a vicenda, le strategie cambiano continuamente. Mentre il nemico avanza, la politica appare bloccata. Ed è proprio in momenti come questo che spesso emerge qualcuno capace di trasformare il malcontento in consenso. In questo contesto compare Dionisio. Non appartiene alle famiglie più prestigiose della città, non nasce come sovrano. Costruisce il proprio spazio attraverso la carriera militare e la capacità di parlare alle persone. È giovane, ambizioso e comprende qualcosa che molti altri non capiscono.
In tempi di crisi, le persone cercano qualcuno che sembri avere risposte semplici. Dionisio si presenta come quell'uomo. Davanti all'assemblea attacca apertamente i dirigenti della città, li accusa di incapacità, dice che Siracusa sta perdendo tempo, che servono decisioni immediate, che servono pieni poteri, promette sicurezza, ordine e vittoria. E una parte crescente della popolazione gli crede. Alla fine ottiene il comando. Qui succede un qualcosa che nella storia si ripeterà moltissime volte. Una crisi esterna crea paura. Questa paura crea richiesta di sicurezza. E qualcuno si propone per concentrare i poteri e offrire questa sicurezza. Una volta ottenuto il comando, Dionisio si muove rapidamente. Crea una guardia personale. Rafforza il controllo militare. Si circonda di uomini fedeli. Riduce progressivamente il peso delle vecchie istituzioni. E nel giro di pochi anni il suo ruolo cambia completamente. Non è più soltanto un generale. Non è più semplicemente un magistrato eletto. È il tiranno di Siracusa. Uno degli uomini più potenti dell'intero Mediterraneo occidentale. Dobbiamo ricordarci una cosa però. La parola tiranno oggi ha un significato totalmente negativo. Ma nel mondo greco non era affatto così. La parola tiranno indica semplicemente un qualcuno che prende il potere in modo non convenzionale. Solo che nella maggior parte delle volte questo potere non viene mai restituito. Una volta conquistato il potere, Dionisio inizia una trasformazione enorme. Il suo obiettivo non è soltanto governare. Vuole rendere Siracusa una città capace di resistere a qualsiasi attacco. E soprattutto vuole prepararla allo scontro con Cartagine. Per farlo serve qualcosa che le polis greche normalmente non possiedono. Uno stato capace di mobilitare risorse su scala mai vista prima. Siracusa inizia lentamente a cambiare volto. La città cresce. Nuovi quartieri vengono organizzati. Le infrastrutture vengono migliorate. Sempre più attività iniziano a ruotare attorno alle esigenze dell'esercito. Siracusa non è più soltanto un centro commerciale. Sta diventando una capitale militare. Vengono costruite nuove mura. Si rafforzano i punti strategici. Le aree più esposte vengono protette. Anche i porti vengono migliorati. Controllare il mare significa controllare i rifornimenti, il commercio e la possibilità di sopravvivere a un assedio. Per una città come Siracusa è una questione vitale. Le fortificazioni diventano sempre più imponenti. L'idea è semplice. Se Cartagine arriverà, dovrà affrontare una delle città più difficili da conquistare del mondo greco. E qui Dionisio fa una scelta molto moderna. Non aspetta la guerra per prepararsi. Rende la preparazione alla guerra il centro stesso dello Stato. Le officine lavorano senza sosta. La città produce armi in quantità senza precedenti. Lance, scudi, equipaggiamenti. Secondo alcune fonti antiche, proprio in questo periodo vengono sperimentate nuove tecnologie militari e nuove macchine d'assedio. La guerra non è più soltanto questione di coraggio. Sta diventando sempre di più una questione di organizzazione e produzione. Dionisio riorganizza completamente le forze militari, arruola mercenari provenienti da varie regioni, costruisce una grande flotta, aumenta il numero dei soldati professionisti. L'esercito non dipende più soltanto dai cittadini. Diventa una struttura stabile, controllata direttamente dal potere del tiranno. Nel giro di pochi anni, Siracusa cambia completamente. Non è più soltanto una città ricca, è una delle città meglio difese del Mediterraneo. Dionisio non vuole soltanto sopravvivere, vuole costruire una potenza in grado di competere con Cartagine. E presto scoprirà che costruire una fortezza è ben più facile di vincere una guerra. Alla fine lo scontro arriva. Dopo anni di preparazione, tensioni e riarmo, Siracusa e Cartagine entrano in una fase di guerra quasi continua. Non si tratta di una singola campagna militare. Si tratta di un confronto destinato a durare decenni. Una lotta per decidere chi controllerà la Sicilia e forse il Mediterraneo occidentale. Il confronto si sviluppa su più fronti. Ogni città conquistata può cambiare gli equilibri. Ogni porto perso può compromettere intere campagne. Le alleanze cambiano rapidamente. Alcune città greche sostengono Siracusa, altre cercano di restare neutrali, altre ancora finiscono sotto l'influenza cartaginese. La Sicilia diventa un enorme campo di battaglia.
Gli scontri sono durissimi. Città assediate, campagne devastate, raccolti distrutti, intere comunità costrette a spostarsi. La guerra non coinvolge soltanto gli eserciti, coinvolge tutta la popolazione. Le mura diventano strumenti di sopravvivenza, i porti diventano linee vitali e ogni stagione può cambiare completamente il destino dell'isola. Queste non sono più le guerre tra singole città-stato come abbiamo visto negli episodi precedenti. Qui iniziamo a vedere qualcosa di completamente diverso. Stati che mobilitano risorse enormi e combattono per il controllo di intere regioni. Cartagine dispone di risorse impressionanti, può finanziare campagne molto lunghe, può mantenere flotte potenti, può reclutare mercenari provenienti da tutto il Mediterraneo. Nelle sue armate combattono uomini provenienti dal Nord Africa, dalla Sardegna, dalla penisola iberica e da molte altre regioni. Questa varietà rende l'esercito cartaginese enorme, ma anche complesso da coordinare. Siracusa può resistere. Le fortificazioni costruite da Dionisio funzionano. La flotta protegge la città e in alcuni momenti il tiranno passa persino all'offensiva. Le armate siracusane riconquistano territori, spingono i cartaginesi a ritirarsi, dimostrano che la Sicilia orientale non cadrà facilmente. Eppure nessuna delle due parti riesce a ottenere il controllo definitivo dell'isola. Troppo forti per essere distrutte, troppo vicine per ignorarsi, troppo ambiziose per fermarsi. La guerra continua, anno dopo anno. Queste guerre dureranno generazioni e dimostreranno una cosa. Siracusa non è più soltanto una colonia greca, è diventata una grande potenza regionale. Dionisio governa Siracusa per quasi 40 anni, un periodo enorme per il mondo antico. Molti uomini nati durante il suo governo non conosceranno altro potere se non il suo. Quando è arrivato al comando, Siracusa era una città impaurita. Quando si avvicina alla fine del suo regno, è diventata una delle realtà più forti del Mediterraneo occidentale. Ma trasformare una città e governarla così a lungo richiede un prezzo. Siracusa cresce, diventa più ricca, più popolosa, più influente. Le sue fortificazioni impressionano il mondo greco. La flotta protegge le rotte marittime. I commerci continuano. La città diventa un punto di riferimento per gran parte della Sicilia. Per molti contemporanei, Dionisio appare come il sovrano che ha salvato Siracusa dal destino di tante altre città. Ed è proprio qui che la storia diventa interessante, perché molto spesso il successo rende difficile distinguere tra un governo efficace e un potere che ormai nessuno riesce più a mettere in discussione. Per mantenere il controllo, Dionisio accentra sempre di più il potere. Le decisioni politiche passano attraverso il tiranno. Le opposizioni vengono limitate. Le reti di fedeltà personale diventano fondamentali. L'esercito risponde prima di tutto al sovrano. Molte delle vecchie dinamiche della polis greca iniziano a perdere importanza. Siracusa continua a essere potente, ma è sempre meno una città governata collettivamente. E sempre di più uno stato costruito attorno a un uomo. Quando Dionisio muore, Siracusa rimane forte. Le mura esistono ancora. La flotta esiste ancora. Le ricchezze esistono ancora. Ma emerge un problema. Un sistema costruito attorno a una sola figura funziona finché quella figura è presente. Quando scompare, mantenerlo diventa molto più difficile. E presto iniziano a comparire tensioni, instabilità e nuove lotte per il potere. Dionisio aveva salvato Siracusa, ma aveva anche dimostrato quanto facilmente una città potesse consegnare il proprio destino nelle mani di una sola persona. Per decenni Siracusa e Cartagine si affrontarono per il controllo della Sicilia, una lotta che trasformò l'isola in uno dei territori più contesi del Mediterraneo antico. Dalla crisi nacque una nuova forma di potere. Siracusa diventò una grande potenza regionale e Dionisio dimostrò quanto un singolo uomo potesse cambiare il destino di un'intera città, ma anche quanto fosse difficile costruire qualcosa destinato a durare oltre la propria vita. Nel prossimo episodio torneremo alla nostra serie principale con Alessandro Magno. Vedremo gli ultimi anni della sua conquista, la sua morte improvvisa e la nascita dei regni successori, perché anche quando Alessandro morirà, la sua storia sarà tutt'altro che finita.